In questo video vi faccio guardare come cambiare questa scheda con scheda di dentro, ok? Con questa scheda e scambiamo questa scheda con questa. Quando comprate la scheda da Cina viene in questo modo. Cioè con cavo USB, e questa è scheda, però vedete che non ha i driver, ok? I driver deve comprare separato questi, li apriamo e dobbiamo mettere questi radiatori. Adesso li inseriamo con la potenziometro questa verso sotto in questo modo. Guardate che questa prima è asse X e questa è asse Y, cioè come uso due asse per adesso lo metto così, però state attenti per non sbagliare i pin, ok? Cioè quando inserite guardate se pin inseriti correttamente, non inserite in questo modo che bruciate il, vedete? Se non state attenti e inserite in questo modo potete bruciare la scheda o il driver. Questa A4988, ci mettiamo primo, ok, così, e mettiamo anche secondo, inseriti per bene. Vedete, già sbagliato, ok? Uno ha inserito con questa sotto e uno con potenziometro sopra, cioè state molto attenti quando installate questi driver, perché potete rovinare la scheda o potete rovinare il driver, cioè questa che era messo non corretto, lo giriamo in questo modo, ok? Cioè adesso è corretto. Adesso più tardi prenderò il corrente da scheda, però adesso io uso un trasformatore
un trasformatore da 12 volt 5 ampere, però vi ho detto, se voi non avete trasformatore potete collegare da qui, vi faccio guardare come più tardi, però io adesso faccio con trasformatore, ok? Ho inserito corrente a trasformatore, ok? Però oltre al trasformatore, ok, è bene avere anche un touch screen, ok? Deci questa TF MKS TS35 REV20. Quando arriva il display, arriva con due cavi flat, vedete, che le inseriamo qui. Ordine non c'entra, lui c'è qua un connettore, vedete, che non la potete inserire girato, ok, vedete, c'è qua una tagliata e qua vedete che il connettore ce l'ha questa, inseriamo anche qui, cioè non c'entra che è questa parte o questa parte, ok? Deci non importa. Mettiamo anche qui. Ok? E adesso inseriamo altre parti in questi due connettori, vedete? Anche qui è una ordine precisa, deve entrare uno qui e uno qui. Noi mettiamo senza guardare nulla, vedete che anche qui ce l'ha, vedete questa che entra qui, che è tagliato, non so se si vede, vedete? Così, cioè inseriamo qui, uno, ok. E qui inseriamo secondo. Se abbiamo inserito bene, il display si accende, se no dobbiamo cambiare ordine, ok? Cioè adesso io metto corrente, qua, cioè metto corrente, la scheda si accende e vediamo se il display si accende. Vedete che il display è nero, significa che deve cambiare connettore, ok? Cioè togli le correnti di nuovo, non lavorate mai con corrente, e adesso cambio connettori tra loro, ok? Questa lo metto qui, ok? E questa la metto qui, ok? E adesso metto corrente, inserisco corrente, vedete? Lui cerca connettersi con vostra wifi, però non la trova, ok? Però noi adesso vogliamo fare solo prove, vedete? E noi adesso quando andiamo a destra, andiamo a sinistra. Adesso facciamo prove solo con motori, cioè togliamo, cioè per adesso togliamo questi motori, questi sono motori, ok? E togliamo questo uno e questo altro, ok? Perché questi sono motori che vengono qua, un motore è questa, ok? Questa, se si vede faccio uno, questo è un motore e questa è qui altro motore, ma non si vede qua nascosto sotto, ok? Qui esce file fuori, cioè ce l'ho cavi di motore, ecco qua, che esce da qui, da questi due, vedete? Da qui e da qui, e le inserisco in mia scheda.
ce le inserisco in mia scheda. Prendo primo motore. Va bene, adesso non lo so, mi pare che scrive sotto là, deve scrivere dove è X, dove è Y, però io le inserisco così. Deci inserisco primo motore, qui, ok, e inserisco secondo motore, qui. Ok, cioè adesso quando io tocco la scheda si deve muovere. Vedete? Cioè hanno toccato questa, vedete? Ok, cioè questo è il primo passo. Ecco, con trasformatore esterno hanno fatto muovere nostra laser, però strada è lunga perché avete tanto da fare, deve questo capo corsa per vedere quando lui va. Dobbiamo mettere il laser per tagliare,